Hello guys, comincio col dire che io questo video lo volevo fare. Prendetelo come non lo so, un video sfogo dopo anni di silenzio assordante in un ambiente, quello sportivo, e in particolare in Italia, pieno di omertà, menefreghismo, opportunismo, con mancanze di professionalità e incapacità di evolversi o fare progressi significativi. Tengo subito a precisare e annunciare che a partire dal 2025 la nostra organizzazione, Lobstar Esports, non prenderà più parte a nessuna competizione organizzata e gestita da Clash o PG Esports in quest'anno e negli anni a seguire. E fin qui direte, vabbè, cazzi tuoi, che ce ne fotte. Concordo, ma magari può essere interessante per qualcuno di voi capire il perché di una tale decisione è stata presa da qualcuno che ha direttamente collaborato dietro le quinte con entrambi questi due tournament organizer e partecipato attivamente da oltre 3 anni alle loro competizioni, nel bene e nel male. Andrò anche a spiegare in modo dettagliato cosa, secondo me, non ha funzionato e cosa non funziona tuttora in questo sistema che considero marcio, che da fuori sembra ormai quasi accettabile, in mancanza di alternative, e con uno spirito comune di totale rassegnazione o speranza in un futuro ipotetico che pare molto lontano al momento. Ma se ci facciamo andare bene anche il nulla cosmico condito dal minimo sindacale, allora è giusto che l'e-sport italiano si meriti il regime che sopporta. Tranquilli, niente complottismo, porterò dati a carico e testimonianze dirette. Scusate in anticipo anche per il linguaggio diretto e i francesismi che capiteranno all'interno di questo video. È semplicemente il mio flusso che parla. Ma andiamo per gradi. Piccola presentazione. Lato online sono, in questo caso, un umile operatore del settore esports. Owner founder di un'organizzazione e community esports attiva nella scena di League of Legends dal 12 maggio 2021, ovvero Lobstar Esports. Sono anche owner e founder della Taverna League of Legends, attualmente la più grande attiva community di League in Italia su Discord e Telegram, nonché gestore di varie community TFT, Valorant e Wild Rift. Purtroppo in Italia molte dinamiche sportive non sono state raccontate nel modo giusto, oppure nuove generazioni di org, staffer e player non sono documentate a riguardo, e per capire dove si sta andando bisogna sapere da dove si comincia. In questo video parlo solo di ciò che ho vissuto in prima persona, quindi non inizierò un racconto dall'era primitiva degli sport in Italia, diciamo dinamiche un po' più recenti. In un lontano giorno di marzo, o maggio, del 2021, puff, dal nulla viene annunciato che una nuova lega amatoriale verrà formata in Italia. Sbarcò infatti il Circuito Tormenta sulla nostra cara terra natia. Il Circuito Tormenta, per chi non conosce, possiamo definirlo come un insieme di tornei e iniziative che nascono dal basso per dare uno spazio di crescita e dar modo di scoprire nuovi talenti italiani. E fin qui, wow, tutto bello, per l'Itas una madonna al cielo finalmente. Io, incuriosito da questo annuncio, approfondisco un po'. A quei tempi non ero un vero e proprio fanatico di esports, a essere sinceri. Ogni tanto guardavo i big match di LEC e un po' di PG Nuts. Però, comunque sia, sono subito sceso in campo senza remore, mettendomi in gioco a 360 gradi. Completamente dal niente, ho tirato su un team in pochi giorni e nacque così l'embrione di Lobstar, i Taverna Crew. Contestualmente a tutto ciò, venne annunciato anche il primo torneo Dragon Series, ovvero un qualifier con formato Svizzera che qualificava i primi 8 team al PG Proving Grounds 2021, ovvero la nuova seconda divisione italiana di LoL a quel tempo. In quel torneo finimmo 17esimi su 64, che comunque, buttalo via per un freestyle nel mondo competitive. Ma fotte sega del risultato, il punto a cui voglio arrivare è che fin dagli albori il Ciro Tormenta presentava malgestione e poca integrità competitiva. Per integrità competitiva in questo caso intendo il mantenimento di un ambiente di gioco equo, trasparente e privo di manipolazioni scorrette, dirette o indirette. Per me è un concetto fondamentale per preservare la credibilità e la fiducia in chi organizza e gestisce tornei e competizioni. E purtroppo bisogna dirlo, pure nel primissimo torneo del Tormenta ci fu un dramma e più di un'ingiustizia. I più anziani del settore ricorderanno l'origine del meme Svizzera falsata, cosa su cui ritorneremo in seguito all'interno di questo video. Salvate questa prima red flag, non dimenticatelo perché è fondamentale. Da quello che si sa pubblicamente, il sito su cui veniva effettuato questo qualifier era una merda. Era enormemente pieno di bug e poco intuitivo. Tra l'altro metà in italiano e metà in spagnolo. Insomma, una ciofeca totale. E questa ciofeca ha pure falsato i risultati finali della classifica generale di questo qualifier. Col senno di poi possiamo dire che i Brescia Esports, oltre ad essere passati illegalmente nella top 8, non per colpa loro ma per colpa del tournament organizer, non hanno meritato di rientrare tra i primi 8 in classifica, anche perché hanno fatto una win 13 lose in quel summer split di Pro e poi sono scomparsi per sempre nell'etere, almeno sul league. A quel tempo Tormenta e Proving Grounds erano gestiti da PG Esports. Onestamente non ricordo comunicazioni ufficiali in merito alla questione svizzera falsata da parte degli admin e del TO, però già qua per avere un'integrità competitiva bisognava, secondo me, adoperarsi per fare le cose un pochettino meglio e nel modo giusto.
Quindi, alla luce di questa classifica falsata, o si rifaceva il qualifier, o si rifacevano degli spareggi, o si rifacevano i calcoli in modo corretto, o si faceva un taglio alla top 16 con conseguente torneo per la top 8. Insomma, le opzioni c'erano, ma si è preferito nascondere la cagata e andare avanti come nulla fosse. E già qua nella mente un piccolo pezzettino di consapevolezza di un sistema un po' marcio si iniziava ad annidare, passivamente, forse inconsciamente, ma era lì, nascosto e sotterrato tra le mie sinapsi. L'intro è finita, adesso ci accendiamo un po'. Ripeto che tutto ciò che dirò all'interno di questo video è la mia diretta esperienza e ciò che ho potuto vedere nel settore e-sports in ambito amatoriale, semicompetitivo e competitivo in Italia. Cercherò di avere un pensiero critico senza bias cognitivi, chiaramente è il mio punto di vista e non è detto, ovviamente, che è un punto di vista assoluto. Inoltre avvalorerò i miei argomenti con dati incontrovertibili su schermo mentre parlo. Questo è il mio POV, di 3 anni e 6 mesi di diretta esperienza in vari ruoli. Ho avuto a che fare in modo diretto dalla punta di piramide fino alla base, con publisher, tournament organizer, community manager, team, brand, team manager, coach, player, organizzazioni, community, che più ne ha più ne metta. Da quel primo qualifier del 2021 posso affermare con dati alla mano che Lobstar Esports è l'unica organizzazione, l'unico team sopravvissuto a tutto l'ecosistema Tormenta, Pro prima e BTR poi, che ad oggi è ancora in piedi. Nota bene, le uniche eccezioni sono Axolot Academy, ma effettivamente è cambiata totalmente gestione, e i P11 Esports che sono stati acquisiti o inglobati in una nuova org, ovvero Deltaren, e adesso a quanto pare sono tornati alle origini. Tutti i restanti team e organizzazioni ad oggi sono morti e scomparsi. Nel mio caso non so se sia da considerare un vanto di resilienza oppure cieco masochismo. Ai posteri, ardua sentenza. Sono anche testimone oculare di tantissimi drama, di innumerevoli scam, di decine di dinamiche losche e posso dire di aver saporato, come in tanti altri, in prima persona lo schifo di questo settore. Lo so quello che pensate. Mo che vuole sto random? Lo so che c'è gente in questo mondo molto prima di me. Dal primo split di BG, dai tempi di Esla, Jack, dall'Italian Gaming League, da quando c'era Agua, Click che giocava in jungle, dal primo invitation italiano del 2015, da Lega Prima e Seconda e così via. Quindi è evidente che molte persone supportano e sopportano il sistema da molto prima di me. Ciò non significa che comunque sia io non possa sentirmi libero di dire la mia per una sorta di timore reverenziale verso chi ha passato di peggio in questi anni all'interno di questo settore. Ma soprattutto, per i pochi che mi conoscono, io sono un antidramma e disprezzo chi ci marcia sopra. Per tutti questi anni nel mondo sportivo ho cercato sempre di evitare dramma e casi mediatici. Infatti le uniche volte è perché sono stato direttamente citato e occorreva rispondere a cose non del tutto veritiere. Perciò concedetemi questo singolo ballo. Lo scopo di questo video è anche quello di mettere in moto dei ragionamenti, cercando di far riflettere. Qualsiasi istituzione gestita da umani è permeabile a problematiche. Quindi, chi controlla il controllore? Effettivamente, nella mia inutile presentazione iniziale, devo dire che tra le mie tante attività online possiamo aggiungere quella di Tournament Organizer. Con Tavern e Lobster abbiamo organizzato oltre 50 tornei di LoL e TFT. Dal 2021 siamo stati i primi a collaborare con PG Esports con il primo torneo T3, il Taverna Tournament, all'interno di Ciu Tormenta del 2021. Nel corso degli anni abbiamo organizzato 10 tornei all'interno di Ciu Tormenta, di cui 8 con prize pool, anche abbastanza ingenti e ad iscrizione gratuita. Ci tengo a sottolineare che ad oggi sono stati gli unici tornei Tormenta con dei montepremi. Grazie alla collaborazione con Outplayed abbiamo apportato in un ecosistema amatoriale oltre 4.000 euro di montepremi, solo nel Tormenta, dando una motivazione in più a player e org e una visibilità non da poco al circuito. Fatte queste premesse, possiamo entrare nel noccio della questione, organizzazione e gestione dei tornei. In sostanza ci sono dei tornei, chiamati tornei T3, che sono delle competizioni che community esterne possono organizzare all'interno di Ciu Tormenta. In pratica, con PG prima nel 2021 e 2022 e Clash poi nel 2023, noi personalmente come organizzatori abbiamo avuto vari problemi, sia a organizzare i tornei stessi che a gestire le problematiche relative a tutto ciò che orbita intorno alla struttura di un torneo. Ora, noi non abbiamo mai chiesto esorbitanti risorse o supporto specifico da parte loro, ma esattamente il minimo sindacale per una collaborazione proficua da entrambe le parti. Con PG è stato un disastro. Ci dovevamo coordinare praticamente con una sola persona, tra l'altro persona squisita, ultra disponibile e competente, che però ha avuto la sensazione, poi anche confermata, che fosse costretta al limite del burnout in quanto era praticamente il tutto fare il giro di tormenta all'epoca ed era forzato al multitasking. E tra l'altro costretto a fare i salti mortali con le mani legate per colpa di direttive superiori. E questa è un'aspra critica che ho sempre fatto. Troppe poche persone a gestire un complesso molto articolato. Comunque, nonostante la professionalità di questo admin, tutto il sistema Tormenta con PG era un'improvvisata senza precedenti.
Ci hanno spostato i dati in un torneo concordate preventivamente il giorno stesso del torneo, perché c'è stato un incident nel loro regolamento ufficiale. I tournament code per creare lobby hanno sempre avuto problemi che causavano ritardi nello start. La maggioranza dei tornei venivano annunciati pochissimi giorni prima, dando zero tempo materiale alle persone per organizzarsi e anche per fare più pubblicità possibile ai nostri tornei. Chiuso il capitolo PG, si apre quello di Clash, che dal 2023 prende in mano Tormenta. Dopo le problematiche esperienze passate col sito di merda del gioco di Tormenta, apro una parentesi, contestato da tutti, e la gestione traballante di PG, ci aspettavamo grandi cose a Clash. Anche visto l'annuncione in pompa magna che hanno fatto con Riot, Clash e Paolo Cannone in una live del 5 febbraio 2023. Anche in quell'anno abbiamo collaborato organizzando 4 tornei T3 in collaborazione con Clash. Siamo partiti comunque un po' prevenuti lato collab, mettendo i puntini su lei, chiedendo e dando specifiche molto chiare. Il primo torneo sembrava fine, anche se avevamo richiesto dei repost per ovvia visibilità e per raggiungere più utenza possibile. Penso che a livello di visibilità social le piattaforme di Clash e del Tormenta per Taverna e Lobster ci sia stato zero reach grazie a loro. Lato competizione invece sempre i soliti team giocavano per far punti e quei pochi nuovi team provenivano tutti dalla pubblicità e dagli annunci sulle nostre community. Al torneo dopo abbiamo specificato ancora meglio le nostre uniche richieste da parte loro, ovvero la visibilità social. Anche perché da parte nostra abbiamo ampiamente pubblicato ovunque e in modo massiccio qualsiasi torneo organizzato all'interno di Tormenta, con tanto di messaggi ripetuti ogni 8 ore sia su Discord che su Telegram. Richieste e indicazioni che Clash non ha mai seguito precisamente, nonostante ci abbiano dato l'ok, e boh, un po' per il culo ci siamo sentiti presi onestamente. Piccola nota a margine, i tornei targati Taverna e Lobster sono stati quelli con più partecipanti in assoluto nel Tormenta a livello di tornei T3. Abbiamo cercato sempre di fare qualcosa di carino a livello di community, formati diversi, montepremi. Abbiamo avuto anche una copertura streaming ostata direttamente da noi, in cui abbiamo accolto sia caster rinomati che caster delle prime esperienze. Per quest'ultimi non sottovalutiamo questa occasione perché era un primo spazio in cui poter cominciare a fare effettivamente il ruolo di caster, cosa ormai rarissima in Italia. A PG e Clash abbiamo sempre fatto dei report precisi di come sono i tornei con tanto di numeriche specifiche. Apro una piccola parentesi, in ogni torneo T3 ogni organizzatore metteva nel regolamento, giustamente, che era necessario entrare nel Discord dove veniva organizzato il torneo. Vorrei citare alcuni elementi della community italiana che criticavano il fatto che in 2 nostri tornei era richiesto anche di entrare nel nostro gruppo Telegram di Looking for Team Non Italia, solo per la durata del torneo stesso. Anche grazie a questa idea, ad oggi questo gruppo conta moltissimi player, staff, org e team che ogni giorno cercano o trovano membri con cui poter formare nuovi team e mettersi nel competitivo, ed è ormai un punto di riferimento. Poi se vi faceva così tanto schifo Telegram, poi a fine torneo potevate tranquillamente quittare il gruppo senza problemi, Ma no, soffermiamoci su quanto sia strano entrare in un gruppo Telegram per un torneo. Polemichette inutili. Ritornando comunque a Clash, col senno di poi, devo ammettere che non ho per niente imparato gli errori del suo predecessore, e ora vi elencherò cosa, secondo me, non è andato in questi loro 2 anni di gestione di Tormenta BTL. Punto numero 1. Il sito. Ancora una volta in questo Tormenta non si riesce ad avere un sito decente. Il nuovo e attuale sito del gioco Tormenta non viene aggiornato da inizio Spring Split del Tormenta 2024, e la pagina di BTL citano ancora Proving Grounds, che è morta e sepolta. Invece per giocare ai tornei è necessario farlo su un altro sito esterno di Clash. Quest'altro sito fa schifo, oggettivamente. Ha avuto sempre problemi di cache con 3/4 dei player dei nostri team, me compreso, che non riuscivano a visualizzare i team all'interno dei bracket. Quindi bug su bug su bug su bug. Non parliamo poi dei regolamenti copia e incollati sbagliati sulle pagine dei tornei, descrizioni copie e incollate con date e formati sbagliati. Una volta addirittura mi sono ritrovato un torneo di FIFA nel Tormenta, complimenti. Cosa molto simpatica di recente è che hanno smesso di far funzionare questo sito e ci hanno obbligato a scaricare l'app Clash e giocare ai tornei da lì, come se fossimo, non lo so, il competitive di Clash Royale o Brawl Stars, che onestamente penso abbia un'infrastruttura 100 volte migliore di questa per l'organizzazione dei tornei. Hanno giustificato questa cosa come abbiamo smesso di sviluppare la web app, per poi magicamente farla rifunzionare per gli ultimi 2 tornei di Tormenta, tra l'altro senza annunciarlo pubblicamente, ma si è scoperto per caso. Clash, il piacere della scoperta. Altra nota dolente di Clash è la comunicazione. Una pessima comunicazione è fare un complimento. Anche in questo caso nel 2023 la maggioranza dei tornei veniva comunicata pochissimi giorni prima, rendendo un inferno l'organizzazione per team e player. Recentemente c'è stato un caso studio di ghosting da parte del TO, verso un'intera community per 2 giorni interi, liquidandoci dicendo, a quanto pare privatamente, che avevano tasche più importanti da fare. Boh, vabbè, non lo so, magari aveva da salvare il mondo, ma per scrivere ciao ragazzi, guardate, stiamo valutando la data posticipata e vi aggiorneremo al più presto. Non penso ci voglia un dottorato strapparsi un braccio, Penso basti il buon senso.
Altra relazione tossica comunicativa con Clash è avvenuta ad agosto 2023 alla fine del Tormenta. Con il nostro team di Lobstar avevamo partecipato alla LAN a Roma di Kia del 20 maggio 2023 e per quella LAN c'è un rimborso monetario. Tralasciando il fatto che avevamo un player celiaco e offrivano pure il catering per cui avevamo chiesto informazioni a riguardo, su cibi presenti senza glutine ci avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi per lui, spoiler, non c'era un cazzo per lui. Dopo 60 giorni, 2 mail e contattando e chiedendo a qualsiasi admin, non avevamo ancora ottenuto nessuna info su quando effettivamente ci avrebbero pagato il rimborso. Arrivati ad agosto, continuavamo a chiedere info, 0 risposte, tra l'altro anche 0 info su domande relative a Tormenta che avevamo posto. Mai avuto risposte. In quel momento Clash è quasi scoppiata, e di conseguenza anche il Tormenta, perché in pratica, da quello che è stato detto pubblicamente da alcune persone, alcuni dipendenti che si occupavano di Tormenta BTL non vennero pagati da Clash e ghostati da Clash stessa. Cosa confermata anche da un admin di Tormenta che è venuto a chiedere pure a me info se avessimo ricevuto rimborso monetario e risposte in DM a me. La situazione pareva un po' tragica, nessuno aveva più notizie o risposte, Sequara addirittura quittò il disco del Tormenta. Alla fine a settembre, dopo 3 mesi, dopo aver contato più volte tutti gli staffer di Clash e innumerevoli mail, abbiamo ricevuto i soldi del rimborso. Let's go, Ski, let's go. Sì, lo so, alcune persone nell'esport aspettano ancora i soldi dopo 3 anni, però qua si parla di un TO che collabora direttamente con Riot, ci si aspetta un po' di professionalità ed evitare di ricadere in errori di TO passati. Tra l'altro mi risulta che non è la prima volta che succede una cosa simile in casa Clash, Altra nota dolente sono i feedback. Tendenzialmente io personalmente cerco di dare spunti o consigli su cosa migliorare o feature implementabili utili a tutti. Ho dato diversi feedback a Clash, ma pare che non sono stato cagato di striscio oppure rimbalzato. Ai tempi APG propose l'inserimento del canale di ricerca staff all'interno del Discord e dopo 5 minuti venne creato. Con Clash non mi hanno mai risposto in merito, nonostante lo abbia proposto 2 volte. Ho proposto l'inserimento del sistema ticket sul Discord più volte e alla fine è stato inserito 2 mesi dopo dalla mia proposta. Ogni staffer di Clash per Tormenta ha nella bio la famosa dicitura no support via DM per Tormenta. Utilizzate i canali di support per ottenere risposte dall'admin di turno. Grazie ragazzi, senza un sistema di ticket, se ci costate per giorni interi e vi chiudete pure i messaggi privati, la community cosa deve capire? Che siete un fucking muro. Proposi anche un'idea carina riguardo il Fanta BTL e magari ampliabile in futuro anche a Tormenta. Ero in contatto con i ragazzi che hanno creato il sito League Croissant, poteva essere un'idea interessante di content e interattività. Completamente gratis per Clash e BTL. Purtroppo sono rimasto appeso con un sì, ti faccio sapere. Mai saputo notizie. Lato social e visibilità, Clash è stato veramente indecente per Tormenta, per tutti i titoli Riot. Premetto che non esigo niente di particolare lato social, non mi aspetto ormai nulla, come al solito. Però mi aspettavo che almeno l'esistenza dei tornei venisse fatta notare anche al di fuori degli annunci copia e incollati sul loro Discord. Da quello che so è che hanno anche pure un social media manager, quindi Agli inizi, nel 2023, Clash almeno una copertura social minima sui nuovi tornei Tormenta la faceva. Nell'ultimo anno neanche il minimo sindacale. Nonostante le mie personali richieste e i feedback riguardo la sponsorizzazione e la copertura social, sia sul loro Twitter che sulle pagine Instagram di Clash e del Ciui Tormenta stesso non c'è praticamente traccia del 90% dei tornei organizzati direttamente da loro, ovvero i T2, i Tormenta Open e i Tormenta Plus. Nessun recap dei risultati, eccetto per le LAN e alcuni T3 organizzati da altre community. Per me, francamente, è indecente che il tournament organizer abbia fatto il triplo dei post e content su un torneo ARAM fuori dalla competizione nazionale che possiedono, ovvero il Ciui Tormenta, mentre per tutti i tornei del Fall Split non c'è stata alcuna copertura sui social. Questo, visto fuori, mi fa capire che non ne frega niente del prodotto che hanno. Non puntano ad aumentare l'engagement, non hanno intenzione di arrivare a più gente possibile anche per i tornei del Tormenta, ma semplicemente puntano a far vedere che fanno le LAN e mostrare agli sponsor che fanno questi tipi di eventi. E ok, a livello prettamente aziendale posso forse capirlo, ma lo sforzo e le risorse allocabili anche a tutti quei tornei che non sono LAN e fanno parte del Ciui Tormenta è praticamente pari a zero e basta pochissimo per dare modo anche a nuove persone di capire da dove comincia il Tormenta realmente, di dare modo a player e organizzazioni che costantemente giocano tutti i loro tornei di repostare e farci content sopra. Ma sarà che pretendo troppo, vabbè. Comunque, rispetto al sito di Tormenta e BTL, i loro siti tirati su per la Balo Championship Series e l'Aram Kit Kat Challenge sono belli clean, precisi e aggiornati. Sembra proprio che effettivamente il problema non è la capacità, ma il focus a questo punto. Dopo un anno passato a chiedere di aggiornare il calendario, finalmente nel 2024, a inizio anno, hanno schedulato tutti i tornei sul calendario nel sito. Su questo non posso che dire good job. D'altro canto, però, le classifiche non vengono mai aggiornate sui siti. Adesso utilizzano un doc che veniva aggiornato un po' quando gli pareva agli admin. Ed è un peccato perché, ripeto, con un minimo sforzo si poteva e si può
fare molto di più per un ambiente che può dare tanto se trattato, non dico meglio di altri prodotti, ma almeno ricevere lo stesso trattamento. Ma poi parliamoci chiaro, qua sembra che il ciclo tormenta navighi nella povertà più assoluta e non si abbiano mezzi e budget a livello amatoriale e semi-competitivo. Però c'è da dire che a ogni LAN, oltre al main sponsor Euronics, ci sono vari altri sponsor. Ad esempio, sia per la LAN di Milan Games Week che per quella di Lucca Comics ci sono stati ben 6 sponsor oltre a Euronics. Loghi ben in vista in tutte le stream, con tanto di ringraziamenti e pubblicità esplicita. Ora, non posso approfondire più di tanto la questione perché in questo caso sono un po' uno spettatore come voi e non sappiamo precisamente gli accordi commerciali intrapresi. Posso solo far notare che tutte le LAN di quest'anno non hanno avuto neanche un rimborso economico per player team. Non ci sono stati montepremi, non c'è stata neanche tutta questa grande pubblicità da parte di Clash in merito alle LAN e ai tornei di qualificazione per esse. A parte dei miseri post in cui venivano comunicati team e partecipanti e basta. Quindi io vorrei porre una domanda, ma di questi 7 sponsor, qualche soldino lo avranno ricevuto? No? Oltre al pagamento dei dipendenti e vari eventuali, tutti sti soldi dove cazzo sono finiti? Quanto budget è stato investito, dove e come per il Cibo Tormenta e tutte le attività legate ad esso? No, perché a vedere gli stand del Tormenta onestamente mi è sembrato molto a risparmio. Quello a Lucca era un buco di culo in una tenda. Stand diviso con altre minimo 4 attività, i fans e spettatori dovevano vedere il game proiettato mentre i caster davano loro le spalle e coprivano mezza inquadratura, con l'altra metà coperta dalle luci. Io poi mi chiedo perché il Riot Stadium a Lucca non è stato utilizzato per una competizione in cui 2 team si giocavano una LAN importante, con nomi noti come Brizz e Fragola che sicuramente portavano molto appeal a tutto il circuito. Poteva essere uno spot immenso in una cornice decisamente più degna e meritevole, invece no. Ci dovevano fare la BCS e far giocare for fun le persone a Valorant console. No fucking comment. E comprendo che il competitivo non monetizzi quanto l'intrattenimento attualmente in Italia, ma in questo caso mi sento di dissentire perché The Gods e gli Outplayed avevano 2 roster non di livello tormenta ma di elite. E non era uno scontro amatoriale ma bensì tra 2 roster di un livello alto, che ha dato anche spettacolo. Tra l'altro in quei 2 team c'erano Brizz, Fragola, Sadas, Yobel, Victor, Taba, Shredder, Tirone, Golia e Tau. Anche qui quindi molte personalità, content creator, streamer che hanno ottimi numeri con un mix di competitive player. Boh, per me un'altra importantissima occasione persa. Ma qui è da interrogare anche Riot, oltre che Clash. Vorrei fare un paragone. Non scomodiamo la Francia perché è evidente che non arriveremo mai al loro livello di passione generale e di bacino d'utenza interessati al mondo dell'esport. Prendiamo in considerazione la Spagna. Anche lì hanno il Ciro Tormenta, che è strettamente collegato anche a quello italiano per certi versi. Va bene che anche la Spagna è 10 per l'Italia a livello di esport a certi livelli, però è disarmante vedere che pure a livello amatoriale ci mettono le palle in testa come organizzazione. Non parlo di quella roba del Kings of Tormenta, ma di struttura, precisione, incentivi che danno nel loro circuito. Non c'è paragone. Sempre visti da fuori, magari all'interno anche loro le cagate le fanno. Però intanto hanno una classifica aggiornata integrata nel sito, news e annunci sui tornei, articoli vari, ingenti montepremi nella maggior parte dei tornei, copertura streaming e così via. Io credo che essendo TO godi di una posizione in cui hai grandi diritti ma anche grandi doveri. È brutto dirlo, ma per aumentare la qualità del proprio prodotto, visto il mercato esportivo italiano odierno, di fare di più di quanto necessario. In Italia si può fare di meglio con pochissimo effort, c'è da capire se si vuole farlo o si fa finta di farlo. Ora che abbiamo fatto le pulci sull'organizzazione e gestione del circuito Tormenta, vorrei sfogarmi un po' su tutto il sistema e-sport in Italia che ho avuto il piacere e dispiacere di aver conosciuto e assaporato in questi pochi ma molto attivi anni di esperienza nel settore. Partiamo da un sunto molto semplice. Quando la realtà è sgradevole, spesso i realisti sono sgraditi. Fare finta che tutto il meccanismo non sia marcio fino al midollo non aiuta nessuno. Non c'è solo un grande colpevole da additare come nemico assoluto, sarebbe troppo facile. Ma d'altro canto, secondo me, c'è un grandissimo concorso di colpa. Chi più, chi meno, da additare a publisher, TO, organizzazioni, team, manager, coach e anche player. Dei TO, più o meno, si è capito e ne ho già parlato. Manca la professionalità e la cura dei dettagli, non c'è un vero e proprio business plan, ma il focus è sul reggersi in piedi con la filosofia del minimo sindacale e guadagnare dove si può. È un peccato perché, prendo come esempio Clash e PG, secondo me all'interno attualmente ci lavorano veri e propri pilastri dell'esport. Prendo come esempio Sequar, persona di tutto rispetto e che ammiro per la consistenza e costanza all'interno di questo settore, con un curriculum e knowledge infinita riguardo l'esport, tornistica e simili. Però sembra che messo all'interno di Clash sia vittima e carnefice anche lui di un sistema che traballa. Sembra che ci sia della rassegnazione comune e ci si accontenti di mandare avanti il carrozzone senza provare a fare uno step qualitativo successivo. Lato org è un discorso complesso quanto facilmente semplificabile in maniera errata. Restando nel campo della scena di LoL, le organizzazioni che hanno veramente un plan e una vision, supportate anche da mezzi finanziari e economici, sono forse 3 in tutti i tier. Chi ha i soldi non sa come investirli, chi ha una vision ma non ha i soldi cerca di non affogare nelle sabbie mobili, e poi rinuncia dopo qualche mese.
Chi non ha i soldi e neanche una vision apre un org per voler vincere e basta, spacciando per oro qualcosa di inconsistente. E potreste benissimo dirmi, ma tu che cazzo giudichi dall'alto tutte queste org se in 3 anni e 6 mesi sei ancora in BTL e Tormenta? E vi do assolutamente ragione, non sempre si realizza ciò che si ha in mente, anche con gli intenti più puri di questo mondo, ma devo ammettere che questo settore non aiuta di certo. Anzi è un purgatorio dantesco in cui ti devi scontrare con fuffaguru, avvelenatori di pozzi, gente responsabile, gente che sparisce dall'oggi a domani, persone immature, decotrippate e così via dicendo. Un altro grosso problema è la sostenibilità. Ho sentito dire più volte anche da nomi noti della scena cose del tipo: se non hai soldi, non investire nell'esport. E grazie al cazzo. Allora a livello amatoriale vogliono fare i tornei con bracket da 2 team? Poi anche quei 2 team con i soldi, se vedono che non c'è un ecosistema, quittano e investono altrove. Sicuramente con questa mentalità si aiuterà ad aumentare il livello e il prestigio del settore. Visto che però si campa anche di numeri, per le org amatoriali non c'è prospettiva al momento. E non c'è da anni. L'esport è un settore che sai di andare in perdita, a prescindere. In Italia è praticamente una certezza assoluta. Devi diversificare troppo, darti ai contenuti, al co-streaming, i corsi, i coaching e i numeri reali e l'interesse reale dell'utenza non è rivendibile a sponsor, a meno che non li truffi o fai il fuffaguru. Alcuni ci riescono, ma si parla di organizzazioni note e non amatoriali. Tra BTL e Tormenta penso che sponsor seri paganti li abbiano 3 o 4 team su 50. Poi bisogna anche valutare quanto pagano e per quanto, perché tendenzialmente dopo qualche split, se lo sponsor è un minimo intelligente e visiona minimamente ciò in cui investe, capisce che il ritorno d'immagine e la pubblicità è pari a zero. Un altro punto interessante è che la stragrande maggioranza degli owner e manager di queste org e pseudo org non hanno un minimo di buonsenso e decenza. L'unico obiettivo è vincere, a tutti i costi. Ma cosa stai vincendo in un sistema fallimentare con livello infimo? È come se il PSG viene a giocare nella sagra da Porchetta Ragusa. Complimenti. Ottimo achievement. Sudato, eh? Che neanche sarebbe un problema in realtà. Ognuno chiaramente con i propri soldi e il proprio tempo fa ciò che vuole se la competizione glielo permette. Il problema è quando progetti del genere vengono osannati e presi ad esempio dalle community, quando in realtà sono tutto fumo e niente progetto. Facciamo un esempio pratico. Una grande problematica è la mancanza di tifo e fan del competitive. Tendenzialmente se apri la chat di qualunque match di BTL e Tormenta trovi la stessa gente che fa il cosplay dei commentatori al bar. Solo che sono esclusivamente negatività, a nessuno frega un cazzo delle narrative, dei player, delle org. O ci sono gli amici dei player, o i parenti degli staffer dell'org, o i casual viewer che commentano il livello basso e le play di merda. Non c'è interattività, non c'è contenuto, non c'è passione da stadio. Questo anche perché le organizzazioni non riescono ad attrarre nessuno nel proprio progetto, perché non si sanno raccontare. Oppure perché non esistono un lato social, o perché non investono in qualcosa nel content. L'unico content che in Italia vi ricordate realmente nell'ultimo anno a livello di esport sono i drama. Le orghe che scoppiano e un fucking divano. Questo onestamente è veramente depressivo e tossico. Ma parliamo ora dei coach. Sempre a livello Tormenta e BTL è un disastro. Di un certo livello, capaci e qualificati, ce ne sono 3 o 4 e sono qua per puro caso, costretti perché non hanno trovato altro o sono rimasti tagliati fuori da altri progetti. Tendenzialmente i coach bravi o si fanno pagare o vogliono un roster e un progetto di qualità, e fin qui è ragionevole. Chi può offrire quelle due cose sono per l'appunto 2 o 3 team su mettiamo una pool di 25 team. Fate un po' i calcoli, per i restanti 22 team cosa capita a questi player? Coach con ego e zero deep knowledge, coach amatoriali improvvisati, figure che non riescono a dare un apporto in più al singolo e al roster intero. La maggioranza fa odiare ancora di più la team experience a questi player o comunque fa semplicemente perdere tempo al team. Non punto il dito contro i coach, ma ci dobbiamo chiedere: come fa una persona oggi a intraprendere questo percorso e a migliorarsi in mezzo a team che scoppiano dopo un mese? E perché i team scoppiano dopo un mese? Tra i tantissimi motivi, molti dei quali già elencati in precedenza in questo video, c'è da trattare anche la tematica dei player. Eh sì, cari player, anche voi avete dei diritti ma anche dei doveri. Nel corso di 3 anni ho traiottato e avuto sotto team una mole enorme di player italiani e non. Molti scoutati all'interno delle nostre community e fatti esordire nel mondo del competitivo. Ci sarebbe da fare molte considerazioni, ma verrebbe su un podcast di 4 ore. Ammetto che purtroppo è molto brutto da dire, ma se volete fare seriamente i pro player e avete già un livello di base elevato, puntate all'estero. Anche l'estero però non è tutto rose e fiori, ma potenzialmente c'è più possibilità di scouting e opportunità di crescita nel lungo termine, anche in progetti piccoli e divisioni inferiori. Premesso ciò, se restate in Italia dovete accettare il fatto di adattarvi e prendere coscienza dell'ambiente e delle dinamiche al suo interno. Questo è un discorso molto generale, chiaramente ognuno ha il proprio obiettivo personale, ma parlo a chi punta ad andare in elite o qualcosa in più. È inutile essere altezzosi, avere ego, se siete in BTL e Tormenta è perché per la maggioranza oltre non potete essere al momento. O perché avete scelto di non volerlo e questa cosa, in questo esatto momento, possono dirla forse in 10 player su 250 che hanno partecipato al full split del Tormenta.
Ok che lo scouting in Italia tendenzialmente fa schifo, ok che magari avete un livello superiore del vostro compagno, ok che avete un curriculum con 100 team experience, ma rimane il fatto che l'ego risposto male è solo un malus. Discorso un po' complicato perché di base se sei Aigilo player e sei un LoL player, l'ego smisurato a quanto pare ce l'hai di default. D'altro canto però mettetevi nei panni di questi player. Per i più consapevoli e informati andare in elite al giorno d'oggi non è più un sogno, ma uno scam. C'è una sensazione generale che stia venendo meno quello stimolo che ti porta a combattere i mulini a vento pur di arrivare allo scopo. Manca la prospettiva. Stipendi in Italia non ne parliamo. Non si può neanche usare il termine stipendi in BTL e Tormenta, eccetto 2 o 3 eccezioni al momento. Temo che a breve sarà lo stesso per l'Elite, se già non lo è. Quindi non c'è lo stimolo economico dato dalla paid position, i montepremi ai tornei non ci sono e in più è gestito tutto in modo improvvisato e spesso senza professionalità. Vengono scammati giornalmente da org e manager, i team non si reggono in piedi. Come si può pretendere troppo da questi ragazzi? Onestamente mi vergogno anch'io a pretendere qualcosa o dover dire ai miei player di tenere duro. Ecco quindi perché mi sono onestamente rotto il cazzo. Vi parlo come una persona che è entrata in punta di piedi in questo settore, provata a fare del suo meglio con i mezzi che aveva a disposizione, cercando di fare sempre cose nel modo più giusto, con criterio e mantenendo un atteggiamento il più possibile professionale. Certo, anch'io ho fatto errori, una marea probabilmente. Alla fine della fiera sono anche io umano. Bisogna saper chiudere però un percorso quando le circostanze fanno sì che sia necessario. E quali circostanze, dopo anni di sopportazione e speranza vana in un domani migliore, mi hanno altamente fatto girare i coglioni. In questa ultima parte del video vi faccio capire del perché un settore del genere è riuscito a far morire la presa anche al più resiliente team e organizzazione di Tormenta presente dal giorno zero. Vi do delle percentuali su motivi che hanno inciso nel portarmi a prendere più di una decisione drastica che comunicherò a fine video. 40% gli avvenimenti accaduti nell'ultimo torneo di Tormenta, 30% gestione di questi ultimi anni di Clash e PG, 30% stanchezza e consapevolezza nel dover continuare a combattere contro i mulini a vento nell'esport. Il 30% riguardo la gestione di Clash e PG, ho già detto qualcosina a riguardo e vorrei evitare di ampliare ancora di più il discorso su PG. Vi faccio solo ulteriormente notare che ormai, anno dopo anno, PG toglie qualcosa dal proprio prodotto. La manovra Elite sembra non aver funzionato. Basta vedere le interazioni social, ormai è un campionato totalmente cariato e a cui ci tengono di più i team che il TO stesso. L'ultima comunicazione riguardo qualcosa di Elite risale ormai ad agosto. Non ci doveva essere un torneo off-season? Il Pro-Am? Nessuna comunicazione pubblica in merito. Sembra che abbiano fatto finta che i team non si siano rivoltati contro la loro mala gestione del calendario. Nessun hype, nessun rumors, tutto piatto. Sembra proprio un elettroencefalogramma di un morto. Ah sì, questa è bella. Avete visto che nell'ultima settimana di dicembre Elite è andato live nel suo canale Twitch? Qualche giorno di fila? Bello, eh? Zero annunci in merito e un bel ADV per chiudere in bellezza quest'anno. Ad oggi, 5 gennaio, zero novità sul campionato Elite. Riot, tutto bene questa gestione? Riguardo l'altro 30% invece è più una concezione personale che ho maturato nel corso di questi anni. Iniziamo dando qualche numero. All'interno di Cive Tormenta nel 2021 hanno partecipato 113 team, di cui solo 51 hanno fatto più di 2 tornei. Team e org rimasti vivi fino ad oggi soltanto noi, Lobstar, ex Taverna Crew, ex P11 inglobati in Deltalen e di nuovo P11, gli Axolot Academy ma con cambio gestione, Atleta Academy possiamo definirli vivi anche se non hanno avuto a che fare con Tormenta negli ultimi anni. Nel 2022 invece hanno partecipato 133 team, di cui solo 54 hanno fatto più di 2 tornei. Team e org rimasti vivi fino ad oggi, noi Lobstar, gli Enemies, Underworld e Alta F4 eSport, che sono diventate di Zena eSport. Nel 2023 hanno partecipato in totale 110 team, di cui solo 35 hanno fatto più di 2 tornei. Team e org rimasti vivi fino ad oggi, noi Lobstar, gli Hellas confluiti in Not Played, i The Gulls e gli Zena eSport. Recapino veloce, 10 org del 2021, 2022 e 2023 sono vive ad oggi, di cui 5 non sono mai andate in elite e considerabili org di Tormenta e BTL. Nel 2024, da inizio anno, ovvero dall'inizio dello Spring Split 2024 del Tormenta, sono rimaste vive 5 org. Dal Summer altre 5 org. Nel Fall Split eravamo sempre le stesse 13-15 org team con le varie academy. Non ho avuto il coraggio di contare quante org sono morte in totale dal 2021 ad oggi. Tutto ciò che hanno fatto è morto e sepolto, vive solo nei ricordi dei loro player e dei loro staffer. Forse. Questo per dire cosa? Che è un ambiente arido, ostile in cui sopravvivere. Giornalmente ci sono 100 motivi per quittare e solo 2 o 3 forse per continuare. I contro superano di gran lunga i pro. Cito una grande perla letta su piazza. Il miglior momento per smettere di fare esport era ieri, il secondo migliore è oggi, il terzo migliore è domani. La cosa tragicomica è che per quanto non vorrei pensarlo, purtroppo lottare in queste sabbie mobili senza prospettiva ti porta a dare ragione a chi quitta.
Quest'anno su Twitter penso di aver visto più post di quit e ritiri che LFT effettivamente. Ancora tantissime persone a dicembre sono senza un team, senza un plan, senza sicurezze e stiamo assistendo alle conseguenze della costruzione di un intero sistema IRL su fondamenta totalmente instabili. Gli investitori stanno man mano abbandonando la scena e il sistema non riesce più a reggersi in piedi. Sempre meno player, sempre meno coach, sempre meno manager. Eccetto poche regioni, come la Francia, che gioca un campionato a parte. La maggioranza dei tier 2 è in una netta crisi. Non lo dico io, ma lo dice chi lo vive in prima persona, testimoniando ogni giorno su Twitter. A questo punto bisogna preservare il proprio tempo e investirlo in qualcosa che non risulta solo un impegno in una causa che non viene neanche sostenuta in modo adeguato dal proprio publisher o da chi di dovere. Quest'anno esportivo in Lobstar per noi è stato piuttosto complicato. Ho personalmente avuto sempre meno tempo da dedicare a questa passione e progetto, ma comunque sia ho sempre cercato di esserci e cercato di gestire tutta la vita quotidiana e settimanale del main team, oltre che aiutare nella gestione e creazione di nuovi team e altre cose concernenti la community. Nonostante ciò, quest'anno abbiamo avuto il picco di team attivi nella nostra community. Siamo arrivati a 17 team. E non team che scoppiano dopo una settimana o un mese, team che sono attivi da mesi. Purtroppo qualcuno non è riuscito a ingranare, come i Lobstar Shooting Star, che sono scoppiati per problematiche interne e di questo me ne dispiace onestamente. Come, a prescindere, di qualunque nostro team non riesca a trovare una quadra e si sciolga. Ogni team all'interno del nostro org deve avere una struttura, un coach, preferibilmente affiancato da un assistant coach, un team manager e dei sub. Siamo riusciti a portare 6 team al Tormenta in questo fall split. Ho spinto molto io personalmente affinché scendessero in campo anche le altre academy, perché è anche un mio dovere come owner e il nostro dovere come organizzazione fare qualcosa nel nostro piccolo a sostegno della community e della competizione a cui partecipiamo. A molti team, a essere onesti, non interessava e non interessa il Tormenta perché da fuori viene visto come una competizione dove i pensionati, perdonatemi se uso questo termine, o player di un livello nettamente più elevato della competizione vengono a stompare i random e li posso anche capire. Non è bello trovarsi player della prima divisione o leggende dell'esport italiano in un circuito amatoriale. Ma che vuoi farci? Si torna al discorso che è il sistema che lo permette, quindi questi player fanno giustamente ciò che viene concesso. E d'altro canto, senza questi player non ci sarebbe quel minimo di hype o seguito che serve in questo momento. Non è una win-win, ma neanche una loss-loss. È un compromesso che onestamente non so quanto faccia bene nel lungo termine al Tormenta. Insomma, ritornando al punto, sempre meno tempo a disposizione da dedicare a qualcosa che se non stai attento ti risucchi al tempo in una maniera drastica. In più le cose all'interno del Tormenta ho visto che non sono purtroppo cambiate e migliorate, quindi il plan per questo fall split era semplicemente di mantenere lo slot in BTL e, nel caso in cui fossimo riusciti a trovare uno sponsor, puntare anche alle LAN. In teoria sarebbe stato anche semplice mantenere lo slot, ma ci sono stati vari incident. Dopo i playoff di BTL abbiamo dato il via libera a tutti i nostri player che abbiamo avuto in Summer. L'idea di base e iniziale era quella di far fare il primo torneo T+ alla nostra Academy, mentre cercavamo sponsor per poter tirare su un roster a paid position in cui puntare anche alle LAN. Chiaramente tutto concordato anche con i ragazzi dell'Academy che hanno dato piena disponibilità, come sempre d'altronde persone esemplari. Quindi abbiamo fatto una lista di qualsiasi entità potenzialmente interessante. Tutti gli sponsor ci hanno costati, o non erano interessati, o offrivano pochissimo con pretese gigantesche, o volevano più di quanto potessimo offrire, oppure non si facevano più risentire. Ammetto di avere standard abbastanza alti e non svendo le mie idee, per quanto agli occhi degli altri possano sembrare brutte o niente di nuovo. Però non mi sarei prostituito intellettualmente solo per finanziarci una LAN, per esempio. Chiamatela se volete lucida follia d'onore. Insomma, il deserto. E poi, dal nulla, ad agosto, siamo stati contattati in taverna, da una nota e importantissima realtà per svolgere un servizio nel campo esport. E qui ci sfreghiamo le mani e saltiamo di gioia, perché potenzialmente avremmo avuto un budget per roster buildare e puntare sia alla LAN di Lucca che di Milano. Tendenzialmente i fondi ricavati in e tramite taverna vengono immessi in attività collegate strettamente a taverna, e stessa cosa riguarda Lobstar. Questa volta però ho voluto fare un'eccezione vista la situazione in casa Lobstar particolarmente delicata. Purtroppo questa gioia si infrange subito sulla realtà. Noi questo servizio l'abbiamo svolto in maniera impeccabile, entro i tempi e con tutto ciò che ci è stato richiesto. Abbiamo stipulato un contratto per sta roba con cui dovevamo ricevere la prima parte del compenso entro il 10 settembre, l'altra a 90 giorni. Il qualifier per Lucca era il 28 settembre, quello per Milano il 19 ottobre. I tempi combaciavano perfettamente e almeno per Lucca era tranquillamente fattibile. Ma ecco il tran tran dei soldi dell'esport. I soldi non arrivarono mai in orario. La prima tranche è stata pagata in data 28 ottobre, 2 mesi e 10 mail di sollecito dopo, in ritardo. Immaginate che non è possibile affidarsi neanche a un contratto di una realtà seria e stimata. Quindi, come possiamo avere sostenibilità e progettualità? Non è possibile. Noi contavamo su un budget che è arrivato dopo 2 mesi a qualifier per le LAN già belle che finite. E qui potete dirmi, ma non potevi anticipare te a sto punto? Non sempre si naviga nell'oro,
e ci sono priorità reali che devono avere la precedenza. Vorrei sottolineare che quel servizio è stato fatto in pieno agosto, lavorandoci su pure per Ferragosto, mentre un mio collaboratore era in vacanza perché la deadline iniziale che ci avevano dato era stata anticipata. Pur di fare un lavoro professionale nel campo e-sport per ottenere un onesto budget da investire nel proprio progetto, abbiamo fatto i salti mortali. Ma niente, più ti impegni e più la gente non rispetta manco un fottuto contratto nero su bianco. E qui ho preso consapevolezza che pure la forma che potrebbe sembrare la più prestigiosa e professionale che esista, nella pratica, lavorandoci assieme, non si discosta molto da tutto ciò che c'è di non professionale e improvvisato in questo ambiente. Quindi il roster della nostra Academy ha continuato a giocare i tornei a nome del main team di Lobstar, per questo li ringraziamo e ne siamo riconoscenti. Purtroppo, si sa, può capitare che un team abbia alti e bassi, qualche player singolo abbia momenti no, e insomma, nel corso di questo fall split le performance e i risultati in alcuni tornei non erano proprio ciò che ci aspettavamo. Ci sono stati 2 cambi, ormai era inutile roster buildare da zero e onestamente neanche c'era tutta sta voglia. Piccolo aneddoto interessante, tra l'altro un nuovo player che si era candidato e che mi aveva contattato dopo vari tryout entra ufficialmente nel nostro team e il giorno dopo, che lo confermiamo, mi dice che ha dei tryout con altri 4 team. Io sono rimasto scioccato dall'inaffidabilità e irresponsabilità che la persona può dimostrare, ma poi razionalizzi e ti dici che sono ragazzi, dai. Siccome non ci aveva più aggiornati e nonostante si allenasse e giocasse con noi, dopo 20 giorni gli avevo chiesto direttamente io la situazione tryout, visto che comunque non ci aveva più aggiornato. Questo mi dice che aveva già confermato in un team che gli aveva promesso un posto in BTL. Allibito una seconda volta, auguriamo good luck in esport a ragazzo. Questa parentesi per riprendere il discorso sull'inaffidabilità e immaturità anche dei player stessi a un livello amatoriale. L'ultimo 40% invece, dicevamo, riguarda gli avvenimenti accaduti nell'ultimo, anzi negli ultimi 2 tornei di Tormenta di quest'anno. Siete comodi perché sono 2 racconti, uno più triste dell'altro. Il primo racconto è un'autodenuncia. Sì, sono qua a confessare pubblicamente che sono diventato uno di loro, uno di quelli che tanto odiavo e ho sempre disincentivato dal prendere esempio i nostri player, staffer e persone dentro Lobstar. Dal 2021 ammetto che questa è stata la prima e ultima volta. Non farò nomi di alcun tipo perché io ho perso interesse per Tormenta, BTL Elite con l'attuale gestione, ma queste persone può darsi che continuino la loro carriera sportiva e non vogliono in alcun modo danneggiarli. Tanto si sa, in Italia regna l'omertà e le mafiate. Comunque di base non sono quel tipo di persona, sicuramente non sono un santo, ma in 4 anni di esport ho sempre cercato di dare il buon esempio e seguito i regolamenti, non solo scritti ma anche etici, le etichette sportive, buon senso e quant'altro. Qualche volta l'avrò cagata nel pulso, ma non gravemente quanto i miei carissimi colleghi che di cagate ne fanno una al giorno o una ogni torneo. Quindi, stiamo parlando dell'ultimo torneo Tormenta Plus dell'1 dicembre, con cui abbiamo partecipato con 3 team su 4 di Lobstar, qualificati anche alla Tormenta Open il giorno prima. In pratica, questo era l'ultimo torneo utile per fare punti e confermare lo slot in BTL. Quindi per noi un torneo importante in quanto dovevamo fare un buon posizionamento. Riassunto e contesto, 6 team della scorsa BTL confermavano il proprio slot per lo Spring 2025, mentre settimo e ottavo finivano a fare il promotion. Per tutte le dinamiche che ho descritto prima, siamo arrivati con un punteggio non sufficiente per confermarci entro i 6 top team. Purtroppo i Dizzy, ovvero la versione americana degli Underworld, ha tirato su un roster nell'ultima settimana ed erano diretti concorrenti per l'ultimo slot di BTL, in quanto fino a prima di quest'ultimo torneo i Plus erano sotto di noi di 60 punti. Quindi occorreva fare un buon torneo. In quell'esatto momento il roster dell'Academy non se la stava passando molto bene e a livello manageriale abbiamo deciso di optare per la formazione di un roster di un certo livello, chiedendo a una personalità della scena e-sport se avesse a disposizione qualche nome o un roster qualitativo per quest'ultimo torneo. Ovviamente ne abbiamo parlato anche con i ragazzi dell'Academy e il coach che hanno compreso la situazione e la scelta. Non sono tipo da chiamare gli Avengers o i mercenari perché è un po' cringe onestamente e ho sempre detestato chi fa cose simili. Per i qualifier alle LAN, in quanto preferisco in un ambiente amatoriale concentrarmi sui progetti di crescita a lungo termine dando fiducia ai player che abbiamo scelto a livello di org. Però lo spot era troppo importante e alla fine era solo un torneino. Inoltre era una buona scusa per iniziare a prendere contatti con alcuni nomi e vederli effettivamente giocare insieme in ottica di roster building per BTL Spring 2025. Purtroppo ci siamo ritrovati in un vortice di circostanze che mi ha portato a circa 10 minuti prima dello start del torneo con una patata bollente da gestire che in pratica è stata decisa da terzi, senza che io sapessi nulla. Certamente potreste dirmi che sto scaricando la colpa verso gli altri, che non mi sto prendendo la responsabilità di ciò che è successo nel team e nella mia org e che è colpa mia se siamo arrivati a quel punto per quell'ultimo torneo, in quanto bastava roster buildare prima semplicemente. E sono pienamente d'accordo, infatti mi prendo le mie responsabilità. La cagata successa nel Team Lobster in quel torneo T Plus è esclusivamente colpa mia, perché sono stato io a non dire no appena è accaduto il fatto. Insomma, ho chiuso un occhio, se non 2.
Posso stare qui a darvi tutte le motivazioni e argomentazioni per cui quel giorno ho chiuso 2 occhi, ma risulterebbero solo come scuse. Allora vi dirò semplicemente cosa ho pensato quando a 10 minuti prima dello start del torneo mi sono ritrovato in una situazione del genere. Che merda, ma che sto facendo? Vabbè, tanto funziona così. Ecco, da grande criticatore del sistema sono diventato anch'io il sistema. La cosa bella è che poi in quel torneo l'Academy il giorno prima ha fatto un 5-0 clean stompando qualsiasi team abbia avuto contro in quel torneo, con performance eccellenti, e addirittura il giorno dopo nel torneo Plus abbiamo avuto il derby. Ovvero questo nuovo roster sotto nome di Lobstar contro il roster dell'Academy sotto nome di Lobstar Academy. E l'Academy ha letteralmente stompato il main team, decretando addio alla conferma del nostro slot in BTL. Karma bitch! E anche qui potreste dirmi, ma sei un coglione, potevi combinare il match e dire all'Academy di scansarsi, che tanto per loro non valeva niente a livello di punti ed era importantissimo vincere per il main team. A livello prettamente pragmatico e manageriale concordo assolutamente, a livello umano e di come percepiamo noi l'esport no. Ogni team di Lobstar deve dare il meglio di sé contro qualsiasi suo fratello, ci deve essere imparzialità per entrambi. Io personalmente incito qualsiasi team a cercare di fare la performance della vita contro ogni team gemello, tra virgolette. Tra l'altro questa ipotetica dinamica era già stata presa in considerazione il giorno prima. È una persona dell'Academy che mi chiese cosa fare in caso avessimo matchato i Lobstar. La mia risposta è stata immediata: sangue agli occhi e vi giocate il game. Stessa cosa che ho ripetuto a una persona in quel torneo che sta giocando per Lobstar, il main team, mentre erano usciti gli accoppiamenti Lobstar Academy contro Lobstar. Almeno su questo, concedetemelo, posso dormire sereno. Invece, ritornando al fattaccio, c'è da sottolineare che effettivamente ormai è risaputo che accade da sempre in Tormenta e non ci sono controlli in merito. Io personalmente nel corso di vari tornei di Tormenta, facendo scouting qua e là, anche durante i tornei, ho prove concrete e in una cartella sul mio PC che altre org abbiano fatto la stessa porcata. E non credo francamente che si facciano tutti sti problemi come me, eh? E tra l'altro, pure nell'ultimo torneo Tormenta Plus e anche nel torneo del Tormenta Open il giorno prima. Ragazzi, tranquilli che non saranno i canali privati dei Discord a salvarvi, eh? Ma lasciamo perdere, non sono qua a recriminare o qua a puntare il dito verso gli altri per sentirmi meno in colpa, perché sarebbe solo una paraculata. È successa questa cagata contro il regolamento ed è successa in casa mia. Mi sono fidato di persone a cui effettivamente non fotteva un cazzo di Lobstar o del torneo stesso. Ma appunto ancora più importante è che ho avuto la sensazione che, arrivati a un certo punto, in un livello amatoriale, in cui ognuno riesce a fare il cazzo che vuole in qualche modo, sia inevitabile. Ecco, esattamente questa sensazione mi ha fatto rivalutare tutta la progettazione e i buoni propositi per il prossimo split di BTL e il prossimo Circuito Tormenta 2025. Dovete sapere che alla fine quel budget che siamo riusciti a ottenere, di cui abbiamo parlato prima in questo video, anche se con 2 mesi di ritardo, era già in proiezione per un roster paid per BTL. Avevo già parlato con alcune persone riguardo dei possibili nomi che avremmo valutato poi in tryout, visto che comunque era già stato fatto dello scouting su possibili player liberi e coaching staff. Tutto ciò almeno un mese prima da questo ultimo torneo di dicembre. Questo per farvi capire che non volevamo fermarci, anzi, era proprio l'anno dell'all-in, perché poi, ammettiamolo, in pochi hanno speranze per il 2025, figuriamoci per il 2026. Era un po' una degna conclusione o un punto d'arrivo di un progresso a livello di org che è stato fatto passo per passo e con molta pazienza. Ma ho deciso di fare un passo indietro per non ritrovarmi nella selva oscura in cui la via è smarrita da anni. Adesso passiamo al secondo racconto delle avventure tormentate. Ho una rivelazione da farvi. Scoop! Ho scoperto finalmente cos'è l'anno zero dell'esport, di cui continuamente tutti parlano. Avete presente le circostanze di quest'ultimo torneo Tormenta Plus che vi ho raccontato poc'anzi? Ecco, per qualificarsi e giocare il Tormenta Plus, se non sei un team che ha giocato BTL Summer 2024, devi fare il Tormenta Open che si svolge sempre il giorno prima del Tormenta Plus in questo fall split. Iniziamo. È il 30 novembre. Si iscrivono 18 team a questo Tormenta Open e ne passano 12 al torneo Tormenta Plus dell'1 dicembre. Si gioca col formato Svizzera. Il nostro team, Lobstar Academy, passa per primo in classifica con un punteggio pieno di 5 win e 0 loss, il miglior punteggio. Passa anche il team Lobstar di Oscuri, altro nostro team Academy, arrivando 11°, quindi entro la top 12. Un altro nostro team Academy, ovvero il Lobstar Arcadia, partecipano al torneo. Eccoci qua, è arrivato il cruccio. Ero proprio in vocal con loro, mentre aspettavamo la pubblicazione della classifica finale. Davo per scontato che rientrassero nella top 12, visto che hanno fatto un punteggio di 2 win e 3 loss, però hanno matchato anche il team Lobstar Academy con il miglior punteggio in classifica. Traduciamo, in un bracket con formato Svizzera, perdere contro il team migliore in classifica ti dà un boost notevole all'OWI. Questo OWI è l'opponent win rate. Ve la faccio breve. A parità di punteggio, ovvero 2 win e 3 loss in questo caso,
Chi ha perso contro i team migliori è più alto in classifica e quindi di conseguenza i Lobs Arcadia dovevano rientrare nella top 12 di quella classifica, qualificandosi al torneo del giorno dopo Tormenta Plus. Non appena è stata pubblicata la classifica finale da Sequar, nel canale annunci sono rimasto un attimo interdetto. I Lobs Arcadia finiscono 14esimi, fuori dalla top 12 e l'ultimo team fra i 5 con lo stesso punteggio di 2 win e 3 loss. Cerco subito di darmi una spiegazione insieme ai ragazzi del team, ma matematicamente tutto ciò non tornava. Prima red flag è che la classifica finale postata da Sequar è l'unica classifica di ogni torneo tormenta di quest'anno con formato Svizzera senza mostrare i coefficienti di O e win rate. E va bene, diamo il beneficio del dubbio, ma mi sembra francamente molto strano. Quindi, ricapitolando, ci sono 5 team con lo stesso punteggio, 2 dei quali non rientrano nella top 12. Io da sta classifica senza OW, come faccio a capire il reale coefficiente OW? Anche perché, rimanendo fuori da top 12, vogliamo fare un po' di calcoli. Immediatamente, appena pubblicata la classifica, chiediamo nel canale supporto se fosse possibile vedere la classifica completa con gli opponent win rate. Ci costano 2 volte. Quindi subito apro un ticket e chiedo ulteriori spiegazioni. Va bene che era sabato ed erano le 21, ma voi avevate organizzato il torneo di sabato, quindi dovevate garantire un supporto attivo. Soprattutto se potenzialmente qualcosa ha falsato la classifica generale per il torneo del giorno dopo. Comunque vabbè, l'importante è che mi avevano risposto, anche se il giorno dopo. Il tournament admin ci risponde senza mostrarci la classifica completa, sus oserei dire, ma solo quella dei Lobs Arcadia e degli altri due team. Ribadisco nuovamente se fosse possibile vedere la classifica completa, anche dei team sopra, ma ci rimandano uno screen con solo i team con punteggio 2 win e 3 loss. Complicato mostrare questa classifica completa, sia mai! Insomma, discutiamo un po' con il tournament admin, anche perché effettivamente non ci tornano ancora i calcoli. Le sue spiegazioni non sono complete e non ci convincono. Ah, apro una piccola parentesi. Barley, i pollicioni infilati su per il culo quando devi rispondere in modo professionale a un cazzo di team che è rimasto fuori perché non sapete gestire un bracket. Chiusa parentesi. Nel frattempo, in tutto questo, sta per iniziare il torneo Tormenta Plus che si giocava proprio in quel giorno, in cui tra l'altro devo pure gestire il main team in cui sono successe le cagate che ho descritto prima. Quindi si fanno già le 14:30, il torneo inizia alle 15. Ultima risposta in cui il tournament admin di Clash crede di aver risolto l'arcano mistero e averci liquidato arriva alle 15 in punto, a torneo iniziato. Bella roba, eh? Immagino se avessero dovuto rimandare quel torneo il giorno stesso o rifare il bracket perché dovevano rifare i calcoli. Fatto sta che ho trovato in modo indipendente il motivo per cui la classifica si è faccappata e i Lobs Arcadia non sono passati nella top 12. C'è stato un pareggio che ha falsificato la classifica. Esatto, ora voi mi direte, come cazzo è possibile pareggiare su League? Ce lo siamo chiesti anche noi. Mi sono informato e sostanzialmente il match incriminato è quello tra Uncrowned Kings e Phoenix No Cap, in cui Phoenix hanno fatto tardare lo start del game di 20 minuti ed erano stati segnalati agli admin dagli Uncrowned Kings stessi. La decisione degli admin di Clash è stata dare un pareggio. Boh, ma a me sembra una cagata, ma se l'ha deciso l'admin del torneo è legge e anche per noi non è un problema. Il problema si pone quando quel pareggio influenza la classifica per tutti i team che hanno avuto contro Uncrowned Kings e Phoenix No Cap in quel torneo. Mi sono confrontato anche con un'altra persona che reputo un grande esperto di torneo e data analyst e che è in questo settore da molto tempo. Anche lui mi conferma che gli Lobs Arcadia sono stati scammati e che Battlefield, la piattaforma su cui era stato quel torneo, conteggia pareggi come sconfitta o comunque con un valore bassissimo. Nel caso in cui avessero dato la win ai Phoenix No Cap, i Lobs Arcadia avrebbero avuto lo stesso punteggio di OW degli altri team con punteggio 2 win e 3 loss. Nel caso in cui avessero dato la win agli Uncrowned Kings, i Lobs Arcadia avrebbero avuto l'OW più alto di tutti i team con un punteggio di 2 win e 3 loss. Vi lascio tutte le spiegazioni tecniche e i calcoli a schermo. Scusate se sono stato troppo specifico, ma servono dettagli numerici, altrimenti è un attimo che gli admin ti intortano dicendo leggi il sito di Battlefield e buona lettura. Tra l'altro io ho letto tutto riguardo ciò che mi hanno detto gli admin e neanche loro erano coscienti di cosa ci fosse scritto o meno sul sito di Battlefield riguardo lo Wii e altri parametri di tier break della Svizzera. In pratica il sito di Battlefield scopiazza del tutto le metriche dei tornei di Magic, il gioco di carte. Quindi, in tutto questo, i Lobs Arcadia hanno subito un'ingiustizia bella e buona. E non mi interessa se quel torneo non contava un cazzo ai fini dello split o che il team fosse di Emerald e Diamond e il giorno dopo avrebbero preso schiaffi. Qua è una questione di principio e di integrità competitiva della competizione. Una competizione nazionale, qual è il Tormenta, che deve trasmettere professionalità. E io, come owner di team, manager di team o semplice player, devo avere fiducia nelle istituzioni che gestiscono la competizione in cui gioco. Se mancano questi elementi non si va da nessuna parte. Il tournament organizer quindi ha compromesso la classifica, magari a sua insaputa, non sapendo come funzionavano i punteggi dei pareggi nel sito di Battlefield, e nonostante sia stato segnalato non hanno preso provvedimenti o trovare una soluzione a una classifica faccappata.
Per me tutto ciò è vergognoso. Ed è proprio qui che si torna all'anno zero dell'esport in Italia. Si ritorna al meme della Svizzera falsata, nato nel 2021, che vi ho citato verso l'inizio di questo video. Questi due racconti finali sono l'ultimo 40% della goccia che ha fatto traboccare il vaso, portandomi a dire io mi sono rotto il cazzo di questo ambiente e di chi gestisce le cose all'interno. Vorrei aggiungere tante cose, raccontarvi molti altri brutti e deprimenti aneddoti di questo mondo, ma è già tanto se qualcuno avrà ascoltato 5 minuti di questo povero video o sia magicamente arrivato fino ad ora. Perciò arriviamo alla ringa finale. Cosa cambia al fantacalcio? Beh, l'Obstar Esports non parteciperà più a BTL e Circuito Tormenta, fin tanto che saranno gestiti da Clash e PG Esports. Non prenderemo parte a nessuna competizione gestita o organizzata da questi due TO nel presente e nel futuro, a meno che non cambi totalmente la gestione. La cosa che mi fa più incazzare è che alcune persone che lavorano dentro questi tournament organizer sono valide, hanno le capacità, l'esperienza e l'estro per fare cose buone. La cosa di cui non mi capacito, invece, è che nel complesso poi il prodotto viene gestito da schifo. Comunque, contestualmente a questa scelta, già in questi giorni abbiamo parlato con la nostra Academy e con il team dei Dioscuri, droppando alla fine ai Dioscuri lo slot delle promotion BTL 2025. Auguro a loro tutta la fortuna di questo mondo e che passino in promotion per andare in BTL, ma lo faranno fuori dalla nostra organizzazione e senza il nostro nome. Aggiornamento a gennaio 2025, siccome questo video è stato iniziato prima di dicembre, i Dioscuri si sono qualificati per BTL. Volendo quindi potevamo tranquillamente rientrare in BTL, ma confermiamo il nostro rifiuto per questa competizione. Good luck ai Dioscuri, spero per loro tutto il bene del mondo. Al momento abbiamo 15 team dentro la nostra organizzazione e community di Lobstar. Nei giorni a seguire, dopo la pubblicazione di questo video, parlerò con loro e darò loro le motivazioni per cui la nostra organizzazione non farà più partecipare a Tormenta BTL alcun team che porti il nostro nome. In virtù di queste novità poi lascerò a loro, giustamente, la decisione se rimanere con noi oppure quittare l'org. In tutto ciò Lobstar Esports non si ferma qui. È un po' da perdente quittare e cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi che non si molla mai, anche quando tutte le circostanze sono al tuo sfavore. Qua l'ho gasata, speech motivazionale, mi sto volvendo in fufaguro anche io, attenzione. Vabbè, a parte gli scherzi, Lobstar ha grandi progetti in mente che cercheremo di portare avanti anche nell'effettivo. In tal senso, se avete idee o proposte, i miei DM sono open. Oltre a competizioni estere, stiamo valutando molte cose, come quella di sposare la causa di San Marino. Pensate che a San Marino, un buco di culo sopra una montagna in mezzo all'Italia, c'è una legislazione chiara per il mondo dell'esport e da poco, praticamente il 23 ottobre di quest'anno, hanno anche reso operativo il codice degli esport, una serie di normative e norme che disciplinano chiaramente l'universo competitivo a San Marino. Nel frattempo in Italia invece sono 20 anni che si naviga nel buio e la burocrazia italiana non sa neanche cosa sono i pro player. Abbiamo dunque intenzione di continuare con la nostra missione, tra virgolette, ovvero avvicinare nuovi player al concetto di competitivo, facendo provare una team experience e trasmettendo certi sani valori, o almeno provandoci. Alla fine questo dovrebbe essere il main focus di ogni organizzazione amatoriale, secondo me. Ora, non voglio sembrare o fare l'eroe di turno o il martire della situazione o il main character. Le cose che proponiamo di fare e cercheremo di attuare non sono supercazzole. La mia perseveranza nel suo piccolo prima o poi porterà dei frutti e spero che siano condivisi con tutta la community italiana e non. Ma al momento la community, in senso generale, di Lobster Taverna un po' se ne prendono gioco, un po' le sfruttano esclusivamente per i propri scopi e un po' se ne fottono. E qui, amici miei, è un grandissimo peccato per tutti. Al mondo dell'esport italiano di League of Legends serve aria fresca, nuove leve che vengono accompagnate dai più esperti, invece c'è un divario netto, un senso di strafottenza ed elitarismo. Esempio pratico recente, ho provato a tirar su un progetto di in-house in taverna, per cercare anche di far appassionare o scoprire ai casual player che neanche sanno dell'esistenza del competitive o di elite questo mondo. Ovviamente con una struttura concreta che potesse mettere d'accordo un po' tutti, da chi cercava game di qualità per allenarsi, mettersi alla prova o farsi scoutare. Ci sono state più di 500 registrazioni di player. Il primo giorno sono state giocate oltre 29 partite, dalle 15 del pomeriggio alle 5 di mattina, no stop. Le vocal erano piene anche di spettatori. C'erano parecchi utenti di taverna curiosi nel vedere giocare player anche noti nella scena italiana. Purtroppo, come si sa, ogni house ha un ciclo di vita. Questo è stato molto breve. Mi sono ritrovato con player che si lamentavano per tutto e veramente in pochi che si prodigavano per il progetto. Prima di pubblicare e annunciare in house di taverna, ho anche chiesto supporto a Riot Italia per poter fare le cose più in grande. Purtroppo, per ben 2 volte, sono stato obietato con sì, facciamo call e ci spieghi meglio. E non ho saputo più niente. Ho chiesto anche a noti personaggi della scena italiana, nonostante io non sia e non sono mai stato un grande fan di andare a chiedere una mano alle persone che non conosco, perché sostanzialmente penso sempre che mi possano prendere come uno spammer e leccaculo, ma qui devo mettere da parte un po' il mio orgoglio per un progetto potenzialmente utile alla scena esports e alla community in generale.
Devo dire che sono rimasto nuovamente deluso. Pubblicamente questi individui parlano tanto di community e abusano molto il termine community, quando nella realtà dei fatti, se poi vai a chiedere un sostegno per essa, ti ghostano 2 volte o addirittura ti dicono certo, domani postiamo un articolo e poi spariscono nel nulla, ghostandoti. Certo che quando bisogna parlare di drama, tutti pronti e scattanti. Disgustoso. A ogni modo, non è che chiedevo cose fuori dal normale. Giuro, anche solo citare in house una volta avrebbe dato un boost al progetto immenso. Si poteva mettere d'accordo in svariati modi, ma evidentemente ognuno pensa spudoratamente ai propri interessi, nonostante poi si faccia paladini nella community. E allora arriviamo alla prossima decisione in merito al nostro futuro. Ho deciso che dalla data di uscita di questo video in poi, fino a un nuovo avviso, su tutte le community e piattaforme di Lobster Esports e della taverna di League of Legends non sarà più possibile cercare e trovare player, staff, team, org e reclutare o formare team per il circuito tormenta, BTL e Elite. Fatemi spiegare i perché di questa drastica decisione. Non partecipando più e non avendo più alcuna fiducia nei tournament organizer, Clash e PG Esports, oltre a non prendere più parte alle loro competizioni con i nostri team di Lobstar, non aiuteremo più questi 2TO in modo diretto o indiretto ad avere visibilità o player, staff e team che vengono cercati o trovati sulle nostre community. Dovete sapere che, nonostante giustamente né Clash o PG ce l'abbia chiesto, ormai giornalmente dal 2021 in taverna e dal 2022 su Lobstar indirettamente e anche in modo diretto, devo dire, abbiamo dato una mano e supportato l'ecosistema amatoriale italiano. Come? Tramite i nostri gruppi di ricerca su Telegram, nel gruppo Looking for Team LOL Italia, ormai un punto di riferimento su Telegram per chi cerca e vuole trovare team, staff e player, soprattutto a livello amatoriale. È innegabile che anche grazie a questo gruppo tantissimi team si siano formati nel Tormenta. 1788 annunci in cui viene citato il circuito Tormenta, 548 in cui viene citato BTL. Nel gruppo LOL Italia cerca player, il gruppo Telegram più grande, attivo e utilizzato per la ricerca di player in generale, prettamente usato appunto per trovare qualcuno con cui giocare, ma anche qui tantissime persone nel corso degli anni hanno mandato i propri annunci per formare team o trovarne uno. 9214 annunci in cui viene citato il Circuito Tormenta, 327 in cui viene citato BTL. Tramite i nostri Discord, in taverna abbiamo una sezione eSport e una sezione coaching. 21.055 messaggi e annunci in cui viene citato il Circuito Tormenta, 8.790 in cui viene citato BTL. Sul Lobstar Esports abbiamo canali di ricerca aperti a tutti, per ogni ricerca specifica. Oltre 1000 messaggi in cui viene citato il Circuito Tormenta, oltre 4000 BTL. Tramite Twitter o X, chiamatelo come cazzo volete, io lo continuo a chiamare Twitter. Ho aperto e gestisco attualmente la pagina Twitter LOL Looking for Team, che attualmente è tra l'altro l'unica pagina di Looking for Team italiana attiva. Attualmente possiamo dire che ha preso il posto della vecchia pagina Twitter Looking for Team LOL Italia, che mai ho capito di chi fosse e da chi fosse gestita ed è morta da 3 anni buoni. Col tempo la nostra pagina di Looking for Team ha preso molto piede anche in leghe estere. Dal 2022 ormai ripostiamo i player, team e staffer che ricercano e militano in Div3, Div2 e anche Div1. Abbiamo aperto anche una community di nicchia, l'Elite Zone, dove i player ai Ghilo possono discutere e fare comune tra di loro. Oltre a mettere a disposizione tutti i nostri Discord, gruppi Telegram e la pagina Twitter alla community, abbiamo immesso direttamente noi, col progetto di Lobstar Esports, un numero molto elevato e onestamente non quantificabile in 3 anni, di player e staffer alle prime armi, che dalle nostre community si sono messi in gioco anche grazie ai vari messaggi ripetuti che vengono spammati su Taverna e Lobstar, oltre che gli annunci. In tutto oltre ben 1800 candidature ci sono arrivate e sono custodite all'interno del database di reclutamento di Lobstar. Ovviamente non tutte sono state processate o erano ciò che ricercavamo per i team o per altri 1000 motivi non hanno avuto un riscontro, ma da ciò molti player alla prima esperienza grazie a Lobstar sono riusciti a entrare in questo mondo amatoriale e hanno avuto l'occasione di giocare in team. Ma finché Lit, BTL e Tormenta saranno gestiti da Clash e PG Esports non sarà più possibile pubblicare annunci e ricercare player, staff e team sui nostri Discord e sui nostri gruppi Telegram riguardo chi milita o vuole giocare le competizioni citate. Stessa cosa con la nostra pagina Twitter Looking for Team. Non riposteremo più player, staffer o team che ricercheranno per Lit, BTL e Tormenta. Già a dicembre in tanti ci state taggando, come avete notato stiamo ripostando solo stranieri di altre leghe. Questa è una decisione drastica e presa non a cuore leggero. Oltre a danneggiare e togliere supporto a queste competizioni e alla scena in generale in Italia, danneggia allo stesso tempo Taverna e Lobstar stessi. Mi dispiace per tutte le persone, per tutti i player, per tutti i team, per tutte le piccole community o le grandi org che usano o avrebbero usato le nostre piattaforme. Questa decisione potenzialmente può causarvi un danno, ma i cambiamenti sistematici non avvengono senza un segnale forte. Basta farsi andare bene tutto. Basta rassegnarsi che il livello è questo e non possiamo avere di meglio. La pazienza e la sopportazione sono state abusate fin troppo.
Non mi aspetto che venga recepito bene come messaggio, non sono qua a convincervi riguardo le mie argomentazioni. È impossibile mettere d'accordo tutti. Ci sono tantissime piccole community in Italia che ancora non si sono scontrate con queste problematiche che ho affrontato io in questi 4 anni, o magari non importa, oppure si sono trovate meglio. Spero per loro sinceramente il meglio e che possano sorreggere tormente BTL che ormai sono allo sbando, secondo me. Per quanto riguarda noi, io non quitto, non mi ritiro e non mi prendo una pausa. E no, non esplodiamo. Lobster e Taverna continueranno a esistere e avranno gli stessi buoni propositi che hanno sempre avuto, ignorando però le leghe ufficiali italiane e i due TO già citati. Anzi, senza tutti sti sbattimenti tormente BTL avrò anche più tempo da dedicare a eventi, iniziative e progetti che procrastino da anni riguardo queste due mie community. Quindi noi voltiamo pagina e apriamo un nuovo capitolo, una nuova era più indipendente e col focus a pensare esclusivamente alle nostre community. Poi, in futuro, si vedrà. Se cambieranno i tournament organizer saremo i primi a dare una possibilità, però una sola. Ragazzi, basta con la solita retorica che se non ci fossero Clash o PG che organizza al posto loro, a questo punto è meglio con flippare. E non è vero che le alternative sono inesistenti. Forse non sono totalmente ideali e sono da provare, ma esistono. Peggio di così, ragazzi, è veramente difficile farlo, allo stato attuale. Per quanto riguarda noi, intanto coltiviamo il nostro orticello in attesa che in Italia si smuovi qualcosa. Restiamo alla finestra, insomma. Noi, con questo video e le decisioni intraprese, speriamo di lanciare un guanto di sfida a chi la pensa come noi. L'immobilità a volte è peggio del fallimento. E direi che è arrivato il momento di una svegliata collettiva. Contestualmente a ciò, ecco alcune azioni proattive che nel nostro piccolo, in Lobster e Taverna, attueremo. La sezione eSport all'interno del disco di Taverna verrà messa invisibile e inaccessibile a tutti quanti. Attenzione, non verrà cancellata, perché in futuro, se alcune cose dovessero cambiare, potrebbe tornare nuovamente a portata di tutti. Verrà potenziata la sezione coaching. Cercheremo di dare più spazio ai coach che meritano e con più feedback positivi e dar modo a qualsiasi coach di un certo livello o player di un certo livello di poter guadagnare anche tramite coaching individuali e masterclass che organizzeremo in taverna e sul Lobster. Come già anticipato nel video, in tutti i nostri gruppi Telegram, server Discord e piattaforme targate Taverna e Lobster non sarà più possibile postare e cercare riguardo Tormenta, BTL e Elite, qualsiasi tipo di cosa, quindi player, coach, staffer, eccetera, fino a nuovo avviso. Verrà creata una sorta di blacklist, una specie di database riguardo l'accountability di staffer, org e community italiane. Ciò riguarderà fondamentalmente gli operatori del settore e-sport che hanno violato i regolamenti delle nostre community di Taverna e Lobster. Cercheremo di essere super partes e chi verrà inserito all'interno sarà solo per fatti gravi e comprovati. Sulla base della gravità ci saranno warn, ban temporanei, ban a vita con possibilità di chiedere un ricorso dopo un certo tempo. Ora non è che mi voglio improvvisare avvocato, giudice e tribunale, però è meglio istituire un documento pubblico di questo tipo anziché dover contattare o spiegare ogni volta a tutti gli staffer, diciamo, secondari di Xorg perché vengono bannati di conseguenza in quanto vengono usati come galoppini dall'owner bannato. Se mi sembra un'idea sostenibile potrebbe essere un lavoro congiunto di community, ovvero potrete segnalare operatori del settore che, con prove alla mano incontrovertibili, hanno scamato player, hanno pocciato in modo aggressivo dei player o hanno fatto qualcosa che secondo voi, ma anche sulla base dei regolamenti delle competizioni, non era sostenibile e da radiare dall'esport. Sulla base delle realtà dei fatti poi verranno aggiunti anch'essi a questa blacklist pubblica e condivisa. Ho creato un forum che chiameremo Community TO Feedback, in cui tutti possono dire la propria e testimoniare la vostra personale esperienza in questi anni o mesi con Clash e PG. Tutte le risposte del forum verranno consegnate personalmente ai supervisori ed esport specialist di Riot Games Global e ai responsabili di Riot Games Italia stessa. Compiate il forum in modo serio, evitate i troll per favore, anche perché non verranno presi in considerazione e cancellati. Quindi potete usarlo se avete subito un'ingiustizia voi personalmente, il vostro team o qualcuno che conoscete bene, se avete da testimoniare qualcosa che secondo voi non è andato o si può migliorare, se avete subito scam, se avete da dire qualcosa sulla gestione di Clash e PG riguardo i loro prodotti Tormenta, BTL, Pro, PG e Elite. Esatto, quindi anche degli anni scorsi. Il form è anonimo, ma nell'ultimo campo ho messo la possibilità di firmarsi con il proprio nome o nick qualora vogliate approfondire con me alcuni aspetti e anche per dare magari autorevolezza e autenticità al vostro form. Qualsiasi risposta sarà tutelata. Gli unici destinatari saranno dipendenti e collaboratori di Riot Games. Colgo l'occasione in questo video per ribadire che siamo aperti a collaborazioni e a sostenere idee utili e significative per la community. Non esitate a contattarmi, i miei DM sono sempre aperti. Inoltre, se sei un coach, un manager, un team, un player che si è stufato di giocare Tormenta e BTL o è allineato con le nostre idee, può sempre candidarsi per entrare nel nostro progetto. Ok, momento stacchetto è finito e niente, non so come si faccia l'auto di un video YouTube. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi nulla. Alla prossima! A parte le cazzate, spero di essere stato chiaro, esaustivo e che qualcuno di voi si rispecchi nella mia visione.
Vi posso dire qualsiasi cosa, ma la verità è che non vi devo convincere, non riuscirò mai a convincere tutti. Però se la pensate un minimo come me, vi chiedo la cortesia di condividere e commentare. Facciamo un po' di sana discussione da community. Il vostro amichevole Manes di quartiere. Non ci si crede, chi mi ascolta si rivede. Odio i rapper banali, chi li produce, chi li segue. 10 in comunicazione, non uso mai l'inglese, ora faccio un'eccezione. Fuck Clash, fuck PG Sports. Il rap nel mio paese, non essere scortese. 30 in store al mese, vende il disco clientele. Sotto stress l'ho capito, a mie spese. Nessuno esiste se le telecamere non sono accese. Il rap nel mio paese, un po' qua, un po' là. Un po' rock, un po' dance, un po' facce balla. Un po' club, un po' fashion, le modelle 3 flash. L'accento da milanese, il rap nel mio paese. In rete solo piccole realtà che in pratica nemmeno esistono nella realtà. A cosa cazzo aspiri? A te basta che respiri. Rieccomi. Ultimissima cosa, giuro che poi vi lascio stare. Volevo aggiungere a questo video anche un altro video che avevo fatto nel 2021, ovvero un piccolo riassunto meme del mio primo anno a Ciclo Tormenta. Fu calcolato da pochi quel video, ma già a quei tempi avevo reso pubblici i miei malesseri e i miei sintomi di insofferenza riguardo questo ambiente malato. Tranquilli, dura 2 minuti, però è carico di meme di quel tempo. Vi consiglio di stoppare il video su ogni scritta al suo interno perché ci sono scritte cose molto carine riguardo al tormento di quell'anno. L'Esport Italia è così, una ciclica merda putrefatta, però dai, io ho speranza, anche perché se alla fine manca quella è finito tutto, no? E oggi sono qua per presentarvi il nuovo passo verso lo sviluppo della scena italiana di League of Legends, il circuito Tormenta. 2 days later. Our planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. Asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides, accept! Come with me. You need to be ready. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. Dad, what if I'm not the future of House Atreides?
great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul?